La sessione inizia con una risata. Oddio, mi cadono le, le cuffie. Benvenuti alla seconda sessione di Gianluca. La prima era Acne. Se non l'avete vista, andatevela a vedere. E ci caliamo nel secondo capitolo della storia di Gianluca. 5, 4, 3, 2, 1. Mm. Come se mi mostrasse tutto quello che non ha. Mi mostra una copia della rivista dell'Herald Tribune. Mi mostra come un flash l'isola di Santorini. Un altro flash tipo un mercato multietnico. E poi il flash successivo è lui che torna a casa alle 9 di sera, dopo una lunga giornata di lavoro. Ti dà l'autorizzazione? Sì, è ancora con degli arnesi in mano, come se non riuscisse a staccare dal lavoro, e dice di sì. Ok, vediamo nella vibrazione. 5 miliardi. Consapevolezza. 142. Anima. 38. Vite. 1736. Cervello. 9,2. Suscettibilità ipnotica. 52. 3D. 60. Vivacità animica. 82, 83. Il progetto di Gianluca questa volta qual è? Viene calli. Calli. Mi fa vedere sì come se avesse appunto questi calli sulle mani per il tanto lavoro, ma è come se desiderasse metaforicamente avere i calli ai piedi perché in realtà ha tanta voglia di esplorare, sperimentare, viaggiare, fare nuove esperienze. Entità eteriche, vediamole. Guarda, il primo che presenta è proprio un facocero del secondo universo con le sue zanne. La cosa interessante è che effettivamente il facocero, sai che ha queste protuberanze sul viso, no? Mm? Che poi servono in realtà per i combattimenti, no? Come se effettivamente questa questione così dell'acne un pochettino sia rimasta in lui e allora ha creato Gianluca questo tipo di entità. Poi c'è da dire che cioè, lo stesso facocero c'è un rapporto molto strano con le femmine, no? Nel senso che vive sempre da solo, poi solo quando si deve accoppiare sta con le femmine, poi ritorna da solo. Mm. Sta roba qui, no? Ok. Poi c'è una volpe che, come canide che appare con questa codona enorme, molto, molto bella, molto sexy anche, e anche questo sguardo è molto ammaliatore. Quindi si riferisce un po' in generale a questo rapporto anche conflittuale che ha rispetto alla femminilità, all'attrazione fisica per le donne e a tutto quello che comporta, no? Poi c'è tipo un uomo del tempo che è come se allora gli fa vivere magari
delle esperienze, quindi altre linee temporali, però poi, esattamente come se fosse un vigile, lo riconduce a un'unica linea temporale, che è quella in fin dei conti che appartiene al suo patto di fedeltà, che è un po' il patto di fedeltà che lui ha stabilito con la famiglia, lavoro, 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 ma anche che ha stabilito, diciamo così, con la zona in cui vive, ok? Che è una zona in cui effettivamente si lavora molto, c'è molta operosità, molta industrialità, no? Mm. Quindi è quello. Quindi dallo svago, eccetera, eccetera, lo riconduce forzatamente, questo uomo del tempo lo riveicola nella linea temporale del lavoro. E poi ci sono due DL. E mentali, vediamole. Mm. Allora, c'è questa soldi a profusione, mi fa proprio vedere come cioè, l'anima abbia scelto per lui questa vita in cui fossero centrali i soldi, sia soldi che lui guadagna, ok? Sia soldi anche legati alle sue conoscenze, alle sue esperienze di vita. Quindi per una serie di conoscenze che lui ha intorno a sé, i soldi possono essere per esempio anche un motivo critico, molto critico. Oppure lui a volte può essere visto per i suoi soldi, ok? Quindi la sua vita che ruota intorno ai soldi non solo rispetto al suo proprio lavoro, ma anche lui a volte può attrarre delle persone che hanno delle problematiche coi soldi, Mm. ok? E che quindi scelgono determinate cose perché hanno come obiettivo principale i soldi. E quindi io questa direi 4-5 come livello. Ehm, L'altra si chiama qualcosa tipo sesso e contraddizioni. Mm. Il rapporto con tutto ciò che ha a che fare con la sessualità, partendo dall'aspetto più superficiale, che è l'attrazione sessuale, e poi via via, in maniera più profonda, in lui è molto contrastante. Quindi da un lato lui è attratto da un qualcosa che è anche molto spinto verso gli eccessi, ok? Dall'altro invece vorrebbe assolutamente una normalità, chiamiamo così, una regolarità, una sicurezza. Mm? E questo fa sì che nella sua vita lui abbia anche degli alti e bassi rispetto proprio alla sessualità fisica. Ok? Mhm. Ehm, Oltretutto c'è da dire che se, e questo qui direi appunto livello anche questo 4. E le due entità mentali messe insieme, che sono poi i soldi e il sesso, hanno proprio a che vedere con questo suo forte radicamento con la materia. Impianti. Come se avesse una ruota sopra la testa, no? Che gli fa vivere, non so come spiegarti, un certo loop, ok? Per cui è come se apparentemente uscisse, ok, da un certo tipo di problema. Quindi lui si è sbloccato, non sapeva cosa fare della sua vita, eccetera, però è come se poi si rimettesse in questa ruota che di nuovo lo fa essere di fatto nella stessa ciclicità, cioè comunque prigioniero, ok? Quindi lui come un criceto prigioniero in questa ruota. Questo come impianto mentale. E poi è come se in eterico avesse la parte sinistra dei denti cariata
Sicché è come se lui, questo in eterico, quando sorride rispetto alle donne, non so come dirti, attiva un certo tipo di risposta nelle donne, ok? Quindi è come se, come posso spiegarti, le donne attecchissero a lui sulla base delle sue debolezze, non sulla base dei suoi punti di forza. Mm. La debolezza del dente cariato. Sì, sì, sì. Che chiaramente non immagina. Li hai anche? Li hai? Uno. L'hai avuto, ok. Va bene, cinema, perché i punti che ci ha presentato Gianluca sono pochi, ma il quadro è abbastanza chiaro. Chiamiamo il papà, la mamma e la sorella. Allora, l'idea è un po' di lassità, cioè come se questi legami fossero un po' più esteriori che interiori, ok? Un po' più formali che sostanziali. Però non mi emerge il conflitto, il litigio, il giudizio, ok? Mi emerge, sì, una parte, uno strato superiore, non vedo lo strato più profondo. Mm? Ci sono tutti e tre, sì. La ex. Non lo so, lei ha una figlia, non so, viene come se avesse... No, eh, potrebbe aver avuto magari delle gravidanze, non lo sappiamo. a me viene con una bambina. Ok. E viene con le colleghe? Viene come se fosse in uno stato di instabilità, perché viene con una valigia, come se fosse in uno stato di incertezza, di non radici. Deve partire? Come se si sentisse mai a casa davvero, no? Anche. Gianluca dice di sì, che in qualche modo c'è di mezzo il viaggio. Lei viaggia sempre. Ah, ok. Ah, quindi non è in un punto. Posso dire che lavoro fa? Sì? Beh, lavora in un locale di striptease. Sembra un po' la storia del film Anora, adesso al cinema, che ho avuto la casualità di vedere. Tu l'hai visto, Monica? No. Eni. Forse dopo 10 anni che vedo film di me, eh, questo ha un finale costruttivo. Sono rimasto sconvolto. Il finale è positivo costruttivo, ovviamente mai delineato e non è il lieto fine, ma è un bel finale, invece del solito pugno nello stomaco che viene dato sistematicamente adesso nei film, e volutamente per abbassare le frequenze sempre, solo e comunque. Come mai, Monica? Perché i tempi stanno cambiando e quindi eh, necessariamente vengono introdotte vibrazioni più alte. Lei peraltro è di origini russe, il nome è russo, e ha a che fare poi con la Russia, con dei clienti Appunto, russi. Mm, non è che casuale, anche. appunto è la nuova fazione. E lei si fa chiamare Annie, Anora Annie, che in inglese vuol dire qualche. Ah, interessante. Va bene. Come la vedi la ex, al di là della bambina? Come è vestita? Sì, sì, la sensazione che è come questa bambina con un senso di colpa, per cui effettivamente magari è stato un aborto, no? Per cui è come se l'avesse con sé. Poi come vestita, tra virgolette, nel senso che la vedo come eh,
un bel fisico, ovviamente, con le paillette, tipo sembra due pezzi con le paillette. Piedi? Scusami? Ai piedi? Cosa? Ma no, in questo momento ai piedi ha delle infradito che sono in tinta con il costume a due pezzi. Ha Qual è un questa trucco, tinta? mi sembra un rosa fucsia. E le labbra con una tinta molto evidente, con un bel rosso. Ehm, Perché viene nel cinema? Ormai è una ex. Lei dice magari fossi una ex, neanche quello. Mm. Mm. No, è come se lei in realtà ritiene che ancora debba iniziare questa storia, ok? E che quindi c'è la possibilità che inizi questa storia. Ehm, Anche quasi idealizzando il tutto, no? Pensando che loro possono fare un qualcosa proprio ex novo. Ma una parte di anche lei è molto in contrasto, perché una parte di lei è come se volesse abbandonare tutto per dedicarsi a questa storia. L'altra parte di lei è come se avesse raggiunto una sorta di dipendenza rispetto a questo mondo che lei frequenta. Ed è un mondo che volutamente crea dipendenza, non solo per i clienti, ma anche proprio per chi ci lavora dentro. Ci sono delle vite che legano questa ragazza a Gianluca. Io vedo padre e figlia, lui era il padre, lei è la figlia. Quando? La scena sembra così tipo di inizi 1800. Un padre severo, ma sicuramente le voleva bene, però la correggeva molto. Altre? Qualcosa che ha a che fare con un cimitero. Perché vedo lui che va a trovare lei in un cimitero, forse era la sorella tipo morta, eh, di una malattia che può essere una tisi, una cosa del genere. Viene qualcun altro nel cinema, oltre a queste persone? Non me l'aspettavo. Viene una nostra vecchia conoscenza di Roma. Ti ricordi la romana? Ah, Medium? No. Eh, Eh, la romana. eh, Mm. Ok, vabbè, poi me lo dici. Non ho capito. diceva sempre a bomba. Medium. Medium? Sabrina? Mm, no, 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 no. A bomba. Ah, ok, sì, ho capito, ho capito. E come mai? Non te lo so spiegare, cioè è Ok, venuta perché è venuta? Non lo so. vabbè. Eh, Va bene, Gianluca. No, amici, causa esoterica. e lì è proprio una dinamica un po' di terza dimensione, di cui lui non si rende esattamente conto. Nel senso che da un lato si è liberato dall'indecisione e dalla scarsità della terza dimensione, ok? E quindi la sensazione che abbia preso la vita in mano
però dall'altro è entrata nella dinamica di terza dimensione, che è quella di seguire la strada stabilita, come dicevo prima, dalla famiglia e diciamo così dalla sua zona, ok? Il lavoro anzitutto. E lavorare significa isolarsi, perché significa avere veramente poco tempo per dare spazio ad altro. E quindi lui si trova proprio come la ruota che ha in testa, alla fine ad aver cambiato, però alla fine è prigioniero comunque di questa ruota. Nel senso che prima era prigioniero di alcuni aspetti di questa ruota, adesso prigioniero di altri aspetti di questa stessa ruota. Causa esoterica del fumo. Lui ha voluto riprendere. E qua mi fa vedere proprio questa immagine, no, di un certo tipo di locali notturni, ok? In cui c'è questa fortissima carica sessuale materica, ok? In cui ci sono tutti, diciamo così, i vizi, le caratteristiche della materia, ok? Per cui c'è molto il vedere, c'è molto il gusto, c'è molto il toccare. E, e tutti questi sensi sono portati all'estremo. Quindi vedere, toccare e gustare in maniera smodata, ok? Eccessiva. E tra questi modi, diciamo così, di utilizzare i suoi sensi c'è anche proprio la sigaretta, che rappresenta un gusto molto forte, che è un gusto della vita molto pastoso e molto tossico, molto inquinato. Mm. Sì. Causa esoterica della dieta keto coerente con lui. Mm. Tante proteine di origine animale, pochi carboidrati, se non pochi, insomma. E funziona con lui, perché ha molta energia, fa molte cose, si sente bene, mentre diversamente pesantito sia nella forma che nell'azione. Allora, qua per esempio vedo proprio, diciamo così, il grande ragno, che ovviamente domina tutta la terra, che fa calare dalla sua ragnatela principale un filo, ok? Questo filo qui ehm, ha ovviamente l'obiettivo di mantenere una serie di persone all'interno della ragnatela. Per mantenere all'interno della ragnatela è necessario creare anche un certo tipo di prototipo, di modello che sia bello e soddisfatto, ok? Ma che rimanga prigioniero della ragnatela. Indi per cui l'ideale è che questa persona, che per esempio Gianluca incarna, si nutra moltissimo di carne, ok? Perché nutrirsi moltissimo di carne soddisfa da un lato il ragno, che vuole questo, ok? Il ragno vuole assolutamente che noi siamo carnivori e anche cannibali, perché questo fa sì che vengano compiuti continuamente dei sacrifici. E ovviamente affinché un certo prototipo di persona segua questa condotta deve essere premiato. E il premio qual è? La forma fisica, un certo livello di libido, un certo livello anche di forza fisica. Ok? Nel caso proprio del filo che pende su Gianluca, lui non solo incarna, e il verbo veramente è azzeccato questo, ma incarna anche la soddisfazione economica. Mm? Quindi che cosa succede? Che se tu hai questi requisiti, tu stai in questo recinto, in questa tua piccola ragnatela,
Hai le tue belle soddisfazioni, hai i tuoi soldi, hai la tua forma fisica, eccetera, eccetera. Ma il vantaggio è vero, è per il ragno. E infatti Gianluca, che comunque ha una forma forte di risveglio, si sente insoddisfatto in tutto questo. Si sente sopraffatto dal fumo, si sente che non sa bene neanche lui come gestire la sua sessualità, si sente in contraddizione. Lui la sente questa cosa, perché lui si sente che non è libero. Non c'è una relazione, ma lui è pronto, ready. Sì, perché rispetta sempre questa contraddizione. Perché da un lato lui, quando va in giro, porta tutta la sua matericità e la sua terza dimensione, ok? Le donne vedono questa roba qui. Quindi che cosa vedono? Vedono il suo aspetto fisico, vedono i suoi soldi, vedono il suo essere terza dimensione, quindi sentono la sua libido, sentono il suo odore di carne, ok? Quindi infatti cosa succede? Che incontra donne magari impegnate, però che hanno voglia dello svago, ok? Che fanno altrettanto parte della terza dimensione. Questo perché è come se quando lui esce di casa, la sua parte spirituale, che non è integrata alla sua parte materica, rimane a casa. E lui si porta solamente la sua parte materiale terza dimensione. Qual è il patto di fedeltà della sua famiglia? Lavora, lavora, lavora. Dove in effetti tu vali se lavori. Tu sei riconosciuto, hai un'importanza, hai un'identità se lavori. E anche hai stima degli altri, la stima e il rispetto se lavori. E d'altronde se lavori, però si deve anche vedere il frutto del lavoro, no? Quindi il guadagno. Mm. E lui è dentro questa cosa di lavoro e non solo di lavoro poi, ok? Tutto ciò che implica la materia. Ok. Esiste, Monica, la fiamma di Gianluca? Non al Creando nord Italia. problema al cuore a Gianluca. Allora, Sta per svenire. adesso io non lo vedo al nord Italia, ma questo perché? Perché è come se una parte di lui desiderasse proprio quasi staccarsi da dove è, ok? Mm. Quindi al momento lui la crea verso il sud Italia, che magari ispira più l'idea di vacanza, di rilassamento, di ritmi proprio di vita più tranquilli e poi di distanza proprio geografica, ok? Perché in questo momento lui è davvero saturo. Ah, partiamo. Faccia la valigia, si metta il cappello di paglia e via. Partiamo. Dove va Gianluca come anima per mostrarci qualcosa di utile all'analisi del suo caso? Adesso è andata a Napoli, Una notte a Napoli. sì. Eh, ed è anche particolare per lui, no? Perché l'accoglienza così calorosa e così proprio che penetra le buone maniere. Ehm, Arriva proprio direttamente al cuore. Va oltre le formalità, no? E a Gianluca questo piace perché c'è una parte di lui che ha proprio bisogno di questo scossone,
questa esperienza così diversa. E soprattutto vede anche uomini avvicinarsi a lui, no? Con un fare molto amichevole. Cosa gli dicono? Ma gli danno delle indicazioni su dove andare a mangiare la pizza, su dove andare a dormire, l'itinerario da fare il giorno dopo, e gli dicono dove può chiedere, che qua può chiedere a tutti, non c'è problema. No? A lui non mangia la pizza. Esatto. Esatto. Ah. È proprio La questo. mangia in questa immagine? Sì, sì, esatto. E ha proprio scelto una con tanta mozzarella di bufala. Anche lì i latticini. Mm-mm. Facciamolo passeggiare a Napoli. Si ha gli occhi di un bambino lui, perché sta guardando con meraviglia tutto un altro stile di vita, no? C'è anche molto disordine, molto caos, molto rumore. Non è esattamente l'idea della produttività del lavoro, no? Eh, Sente le urla delle donne che si parlano da un balcone all'altro, vede i bambini che giocano a calcio per le strade e gli passa proprio davanti a dove c'è questo enorme affresco che rappresenta Maradona, che è proprio lì tutta una zona concentrata, insomma, che inneggia Maradona. Passa per questi vicoli stretti, un po' ammuffiti, con questo odore un po' carico di cibo, anche un po' di Bucato. vecchio. Sì, e Marsiglia, esatto, a Napoli. Ehm, una signora si affaccia e gli chiede se si è perso perché capisce che è un turista, no? E lui viene colpito da questo atteggiamento molto materno, partecipe di questa signora, no? Che vuole dirgli che se sale su per questa scala vedrà proprio un paesaggio meraviglioso, insomma, no? Ok, in cima alla scala c'è un filo steso che va da palazzo a palazzo e sui panni c'è un messaggio che Gianluca si Me- sta dando. Puoi trasformare tutto. E infatti il primo pensiero che viene a Gianluca è: Madonna, ieri sera veramente quanti carboidrati ho mangiato? Come faccio? Ok? E infatti legge proprio questo: puoi trasformare tutto. E si vede proprio come se lui avesse il corpo trasparente e avviene proprio questa specie di digestione e di espulsione dell'eccesso di zuccheri e il suo corpo è perfettamente in equilibrio. Mm? Ehm, Poi mm, mm, fa vedere il panno dopo, tipo due mani che si stringono, anche se in maniera particolare, perché si stringono attraverso le dita. Mm? Ehm, e, mm, Cerca la collaborazione, dice questo messaggio. Un invito proprio a Gianluca a, settandosi in questa nuova maniera, riuscire a attirare a sé il giusto collaboratore, il giusto socio, Perché? perché questo gli permetterà di vivere. Mm. Um, Quello dopo, il panno dopo ancora, dice sorridi con il cuore. È come se arrivasse una sorta di lampadina sulla testa e sul cuore di Gianluca, è come se lui si rendesse conto che quando sorride, la sua testa è sempre affollata di tanti pensieri, di tante preoccupazioni e anche a volte come una sorta di negatività, di pessimismo, ok? Come a dire, no, ma tanto neanche questa persona, no, potrà essere quella giusta con cui creare un feeling. Mm?
Invece l'invito è proprio quello di sorridere col cuore, cioè il sorriso che comunica con il cuore in quel momento. Ha E poi avuto, c'è l'altro che dice fai pace con tua mamma. So. ha avuto delle vite a Napoli, Gianluca, perché ha scelto questa città? Perché è come se non è che vedo delle vite a Napoli, vedo proprio come se penetrasse un po' questo suo perbenismo del nord. Mm? Come dirti, questa specie di anche maschera, questi ruoli, questi schemi, questo dover fare, ok? E invece Napoli è come se facesse crollare tutto questo e gli desse proprio anche maggiore autenticità, vivacità, fare le cose proprio col cuore. Facciamo pubblicità. Andiamo alla pasticceria Scaturchio. Si sceglie un dolce, dimmi quale sceglie e cosa gli dice il dolce. Questo qui ha scelto però un dolce per il papà, perché ho visto che ha scelto la zeppola di San Giuseppe. Per il papà. Festa del Ah. papà. Sì, perché è come se nel momento in cui vedo, adesso sta usando un cucchiaino, perché è uno sberlone di zeppola, gli hanno servito. E, e mentre mangia questa zeppola, pensa al padre che è come mangiando questo dolce, ai 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 Gianluca i dolci. Sei mai E, stato a Napoli, Gianluca? Da bambino? No, da bambino. Quindi diciamo di no. Non ti ricordi nulla. Ah, più, però più c'è volte. stato No, no, c'è stato più volte. con la famiglia. Quindi è come se quando mangia questo dolce finisce il riappacificamento con il padre, perché comunque chiaro che c'erano state delle frizioni, no? Dei disaccordi. Mm. Ed è come se con questo dolce riuscisse in un certo senso a chiudere queste tensioni. E alla madre cosa offre? La tetta, come si chiama? Perché la vedo, Sì. sai, Mm. come si chiama la zinna di cosa, non lo so, però c'ha la ciliegina sopra, come se fosse il capezzolo, poi è bianca, in questo Mhm. caso. Ehm, ehm, è come se, non so se la mamma vorrebbe vederlo, sai, accasato, queste cose qui, no? Comunque, insomma, con un certo percorso di vita, qui lui ha una famiglia, eccetera, eccetera. Ehm, ehm, ma quando lui porge questo dolce alla mamma, è come se volesse per un attimo tornare bambino. Perché lo vedo bambino in braccio a lei e lo mangiano insieme questo dolce. Alla sorella. La sorella è un po' particolare, perché ha iniziato già a mangiarselo da sola. Non so se c'è proprio una specie di difficoltà di comunicazione fra loro due, di diversità, diciamo così, no? Perché o qualche competizione forse fra loro due, perché lei mi è... Gianluca la faccia da touché. è- Che guarda dall'altra Mm. parte. Perché lei cioè, praticamente ha ignorato tutto quello che ha fatto Gianluca e lei era già lì che si mangiava questo dolce. Forse è un tiramisù, c'è qualcosa al caffè dentro. Mm. Se vuoi anche alla ex, se lo offre anche alla ex, o se invece è un capitolo completamente chiuso, ce lo mostra. Mm. Allora, qua cioè, è interessante che tu abbia tirato fuori lei, perché mi è venuto fuori un aspetto, perché è come se lei si sentisse giudicata da lui, che lui tipo non la inviterebbe, no? Capito? Mhm. Perché si vergognerebbe.
di quello che lei fa nella vita. E, e questa cosa a lei dispiace, perché vede che deve far finta di essere una sconosciuta dentro questa pasticceria, che neanche lo può salutare, sai. Però questa cosa è interessante perché è come se Gianluca dovesse far pace con le varie parti di sé, perché è come se veramente lui tenesse la sua esistenza un po' a comparti stagni. Quindi da un lato c'è il lavoro, quindi tutta la materia, e dall'altro c'è la spiritualità e dall'altro ci sono le cose nascoste di Gianluca. E invece è proprio il caso di dire che tutto è uno, cioè Gianluca è tutte queste cose contemporaneamente. Lui può integrare tutte queste cose. Non c'è separazione fra queste cose. Poi lo vedo che lui non ha un vero profondo trasporto per questa donna, però non è neanche il caso di vergognarsi. A se stesso che dolce si offre. Qualcosa di mandorle, perché vedo diverse scagliette di mandorle sopra, Ah. ehm, perché è come se anche lo rimanda di nuovo un po' al sud, no? Perché mi fa vedere, sì, perché anche giù in Sicilia poi ci sono le mandorle. Allora posso continuare il mio viaggio al caldo. Pensa che Scaturchio in realtà era siciliano, poi si è stabilito tantissimi anni fa a Napoli ed è diventata una delle principali pasticcerie di Napoli. Ma se vogliamo credo sia catanese, non vorrei sbagliare. Mamma che pubblicità, mi aspetto dei dolci a casa almeno, capirai. Tanto chi se le vede se sessioni, quattro gatti, no non è vero. Chi se ne frega quanta gente se le vede, se chi se le vuole vedere se le vede, chi non se le vuole vedere perde un'occasione. Bene, 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 bene. E io vorrei fare un giro insieme all'anima di Gianluca quando si fuma le sigarette nel suo corpo. Uno screening di tutto quello che succede a livello chimico, fisico, a livello eterico e a livello subliminale. Lui ha voluto fumare non per stress, così perché non sapeva cosa fare. Però segue tutte le sessioni. Mm. Allora, quando lui mette in bocca, io vedo la sigaretta normale, sai? Non vedo, cioè poi non so se lui fuma l'altra, la svapo, quella elettronica, però in eterico per me questa è una sigaretta normale. Mm? Un po' sembra. Mm. Perché vedo, probabilmente perché lui qui è in questo momento di totale autenticità e trasparenza e vuole farci vedere davvero l'azione, no, del fumo. Mi fa vedere come aspira ed è una gran quantità di fumo. E vedo che è come se andasse un po' in testa e un po' in fondo nei genitali, come se questo fumo iniziasse a controllare quelle aree della testa che lo invitano ad essere produttivo e lavoratore instancabile del nord. Qui al nord ci si fa un mazzo tanto e allora sei un uomo stimato, riconosciuto, di prestigio. Poi però dall'altra è come se questo fumo che andasse invece ai genitali crea una specie di, non so come dirti, rinforzo della sua mascolinità. Ok? Tutte quelle che possono essere le dubbi, insicurezze, eccetera, scompaiono. Dà proprio come una specie di conforto. Nel suo caso la sigaretta è proprio come un supporto, un conforto, un booster.
Però a lato di questo suo aspetto fisico che ne beneficia, apparente, più che fisico comportamentale direi, ok? Poi a livello fisico profondo degli organi, vedo proprio tipo come i polmoni sofferenti, quasi che si contraggono, diventano più secchi, più neri. E è come se ci fosse, È che ti da un sei punto di bloccata vista un secondo e ah, mezzo. È come se ci infatti, fosse. Mm. uno sgretolamento del corpo eterico. Si sbriciola. Non è, come posso dirti, con una bella luce uniforme, ma è come se invece fosse, l'effetto è quello della spugna quando diventa secca e si sbriciola. Ah, quindi arido, defermentato, crepato, secco, morto. E poi finita la sigaretta che succede? Finita la sigaretta, rimane questo sapore in bocca, artificiale, sgradevole, e questo odore. E questa è come l'impronta, ok? Quindi io ti ho lasciato l'impronta di essere prigioniero lavorativamente e sessualmente e fisicamente, diciamo così, no? Da ciò che è stato stabilito dalla terza dimensione. E quindi ti lascio questi marchi qua, anche l'odore addosso. E vedo che è come se il suo campo energetico fosse, anziché espanso verso l'esterno, si fosse ritirato, quindi ridotto proprio di dimensioni, ed è come se fosse un pezzo di carta sbruciacchiato con un accendino, quindi Mm. con tutti questi contorni anneriti, brutti, irregolari. Va bene, cosa vuole fare Gianluca? Come se lui dicesse: adesso io voglio farmi uno scanning di vera bellezza, di vera bellezza. Lui che è fortunato al gioco, sfortunato in amore. Gioco nel senso di lavoro, soldi. Sì, mm, però lui giustamente ha proprio capito che lui si è creato questa roba qui per capire che lui non è nell'autenticità. Il motivo per cui ha tanti soldi ma amore praticamente zero è proprio perché lui non sta nell'autenticità in questo momento della sua vita, non sta nella profonda connessione con se stesso. E infatti dice che vuole andare volentieri a dare una sbirciata al cluster, com'è adesso. Vediamolo. Sembra che si siano spogliate delle donne e abbiano lasciato per terra dei vestiti anche provocanti. E allo stesso modo che vedo per terra questi vestiti provocanti, vedo appesa una vestaglia di quelle molto casalinghe da donna, no? Tipo in pile, Mm. molto poco erotica. Come se lui vedesse queste contraddizioni. E su questi abiti ci sono dei contratti scritti? Sì, quella, la vestaglia addirittura ha proprio un foglietto infilato nella tasca, che è tipo, ehm, non so come dirti, accontentati di una paesana, accontentati di quello che arriva, di una provinciale, una cosa del genere. Mm. L'altra che vedo, come se fosse stato infilato negli slip,
Segui il vizio. E vedo proprio come se Gianluca si sentisse quasi spaccato e allo stesso tempo insoddisfatto di entrambe le cose. Non è interessato né a una né all'altra cosa, però allo stesso tempo si sente in conflitto tra l'una e l'altra cosa. Ok. Questa è la 1736esima incarnazione di Gianluca o 37esima. Se consideriamo l'attuale fuori dal numero di vite precedenti, sono tutte contemporanee, il tempo non esiste e ha deciso di fare questa esperienza. Può continuare a farla così, oppure no. Cosa decide di fare? Le altre 1736 anime, che poi è una, che dicono? Puoi scrivere una nuova pagina, conservando le tue esperienze, eh, ma vivendo un'esperienza completamente nuova. E quindi quello che sceglie di fare Gianluca è di buttare via tutti questi indumenti, via, in un portale definitivo. Si sta preparando un nuovo capitolo, dal titolo Gran Luca. perché Luca e non Gianluca. E cioè invece che Gianluca gli è Gran venuto Luca, Gran Gianluca. Luca. Sì. Bello. Cosa crea qui nel cluster al posto di questi contratti che quindi ha eliminato? Come se lui accendesse la musica, a volume. In realtà cambia diverse stazioni, perché è come se mi passasse un po' da una musica un po' da opera classica, tipo lo Schiaccianoci, così. Poi invece va su una musica più moderna, un po' più rock. Ed è proprio in questo cambiare le stazioni che trae l'energia, la vibrazione per generare l'ad eternum. Lui dice che anche lui, esattamente come sta facendo con questa manopola, può cambiare la propria vita e le proprie vibrazioni. Avatar, c'è qualcosa? Mm. Ah, è un tipo Pinocchio, quando aveva quel cappello lì da asino. Mm. Lo otteniamo? No, come se avesse voluto esitare su qualche ricordo, forse dell'infanzia, e poi via. No, non lo tiene, lo butta via. Anche questo nel portale definitivo. Ok, con questa condizione, vedi ancora Santorini dell'inizio? Ha i colori ancora più vivi. Mi fa vedere proprio i tetti che sono diventati ancora più blu a contrasto con il bianco delle case. Il mare blu, proprio una parte del golfo. Bellissimo. L'Herald Tribune? E vedo che è tra le sue mani. Sì. Il mercato multietnico? Sì, sta scherzando con un commerciante che gli sta dando, non so, sembrano dei lime. Vibrazione di Gianluca, finale. 300, Consapevolezza. 188, Anima. 57, Vite.
1539. Cervello, 10,6. suscettibilità ipnotica, 58. non è salita tanto. 3D, Adesso 37. più avanti. Ci sono scelte che deve fare, impostazioni che deve mettere in atto e può scendere ulteriormente. E ogni volta che fa una scelta davvero rimanere tranquillo, in silenzio, mettendosi proprio la mano sul cuore, chiudendo gli occhi, sentendola profondamente. Che cosa sta scegliendo? Eh, Questa parte Gianluca, questo pezzettino, te lo riascolterai 20 volte. Questo è il cuore della tua sessione. Questo che hai appena sentito. Vivacità animica, vabbè. 82, è salita? 87. 87. Il nuovo progetto è sempre Gran Luca. Sì. Io direi che è l'ora solo di un ultimo suo messaggio. Sta bevendo un caffè adesso, e dice: è vero, ho proprio bisogno di una pausa, ehm, e ho tanta voglia di sognare. Perché sognare è realizzare. E cosa vuole realizzare Gianluca? Mi mostra che ha bisogno proprio di esperienze, quindi come abbiamo detto di viaggi, di conoscenze che abbiano una mentalità un po' diversa da quella che lui conosce. Ehm, e poi anche molta semplicità mi fa vedere, perché adesso sta per esempio scambiando 4 chiacchiere con un bambino, con un ragazzetto. Per uscire dalla logica solita, che ne so, del guadagno, dell'arrivare all'obiettivo, che ne so, di creare una famiglia, creare un rapporto, eccetera, ma è proprio la bellezza anche estemporanea di un momento. I calli ci sono ancora alle mani? Allora, sì, però mi fa vedere per una ragione diversa, perché è come se stesse facendo qualcosa dentro la terra, per cui sta utilizzando le mani. Le entità eteriche mentali e gli impianti ci sono ancora? No. Va bene, come lo vedi? È l'effetto che potrebbe avere con la sua alimentazione, che per lui è ideale, ma in questo momento lui ha nutrito l'anima, ha nutrito la sua parte energetica e si sente estremamente forte, ed è come se vedesse davanti a sé tantissime strade differenti e sente che può percorrere tutte quelle che vuole. Vabbè, sei pronto a tornare?